Ciao, hackerini e hackerini. Come state? Come va? Qui fa freddo, tanto freddo. Però almeno il raffreddore mi è passato, quindi almeno una buona notizia. Però purtroppo il freddo rimarrà ancora per tanto, diciamolo. Allora, come prima cosa, ovviamente, visto che si parla del freddo, parliamo anche di Natale. E mancano 37 giorni a Natale. E detto questo, iniziamo con i laboratori, come sempre. Allora, il primo laboratorio è questo Reflected Cross-Site Scripto. Sì, Cross-Site Scripto. Ah, sono già stanca. Reflected Cross-Site Script into HTML context with most tag and attributes blocked. Allora, qui il fatto è che abbiamo un WAF che praticamente non è altro che una soluzione di sicurezza che protegge le applicazioni web da attacchi più conosciuti tipo cross-site scripting, SQL injection, e questo sta in mezzo tra diciamo la pagina web e il server, quindi è come un guardiano che sta davanti al server per controllare le richieste e eventualmente bloccare richieste malevole come appunto quelle con il cross-site scripting. In questo laboratorio ci sarà appunto un WAF che ci bloccherà alcuni tag, alcuni attributi. I tag non sono nient'altro che quelli che utilizzano quelli tra le parentesi angolari. Gli attributi sono quelli che invece stanno sempre tra le parentesi angolari, ma vengono utilizzati dai tag per esprimere qualche evento. Tipo per un bottone il più comune è l'on click, cioè quando l'utente clicca fai questa cosa. E quindi facciamo accesso a questo laboratorio. Qui c'è Barb con il browser di Barb. Vediamo. Quindi qui abbiamo questa pagina web, la solita diciamo per chi mi segue da un po', dove abbiamo una funzionalità di ricerca. La vulnerabilità, il cross scripting è esattamente in questa funzionalità. Ciao Salu! Però qual è il problema? Che se proviamo ad inserire un tag solito del cross scripting, quello che solitamente utilizziamo di più, tipo image src uguale x on error uguale alert 1, poi chiudiamo il tag,
questo appunto viene bloccato dal WAF. Questo sta ad indicare che il tag non è permesso, quindi vuol dire che neanche ci arriva all'applicazione web, perché appunto il guardiano, il WAF, sta davanti al server, quindi davanti appunto al server che ospita la pagina web, e ci blocca i tag che non sono permessi. Però chiaramente anche vedendo Barb, vediamo un po' la richiesta. Appunto qui abbiamo tag is not allowed. Però è da capire perché se c'è qualche configurazione fatta male, diciamo qualche misconfiguration, quindi qualche appunto configurazione fatta male. Curiosità perché negli attacchi OWASP ci sono solo i 10 principali attacchi e non ne aggiungono altri. Perché si chiama OWASP Top 10. E quindi niente, è un progetto che ha fatto l'OWASP dove ci sono le 10 vulnerabilità più popolari, diciamo, nelle applicazioni web. Però diciamo è per questo, perché comunque loro fanno una lista di 10 vulnerabilità. Cioè è proprio pensato così, ad averne 10 invece di averne di più, perché comunque è giusto per dare un focus a quali sono quelle più sfruttate e che rendono più vulnerabili le applicazioni web. Quindi c'è appunto da capire se tutti i tag sono bloccati o solo alcuni. Per provare, per esempio, possiamo inserire soltanto le parentesi angolari e vedere che appunto non siamo bloccati. Qui potremmo fare a mano, cioè provare tutti, tipo body, poi provare gli altri, però chiaramente questo è un po' di nulla, Salu. Però questo richiede appunto abbastanza tempo e fatica, e per questo possiamo utilizzare l'intruder. Quindi per esempio noi mandiamo questa richiesta all'intruder, questa è della ricerca, e andiamo a css cheat e qui questo è un diciamo una pagina di PortSwigger appunto dove appunto sono elencati tutti gli eventi, tutti i tag che appunto sono utilizzati per eseguire alcuni cross scripting. Per esempio se volessimo trovare soltanto i cross scripting, i possibili payload del cross scripting che si può effettuare con un tag A, potremmo vederli. E poi abbiamo quelli che non richiedono un'interazione con l'utente, quelli che la richiedono, eccetera. Però a noi, diciamo, interessano tutti i tag, perché comunque noi vogliamo provare a capire se ci sono dei tag non bloccati. Quindi semplicemente andiamo a copiare tutti i tag cliccando questo bottone. E... dov'è? E torniamo nell'intruder, dove appunto qui abbiamo il nostro payload che abbiamo scritto prima. Però invece di questo noi andiamo a inserire la posizione all'interno del tag. E poi andiamo a incollare tutti i tag all'interno del payload. E quindi qui vediamo che ci sono tutti i tag presi appunto dalla pagina di PortSwigger. Magari questa ve la metto nella descrizione. Lo faccio subito. Lo farei subito.
ecco qua, la trovate nella descrizione se vi serve, vi interessa, insomma. E quindi siamo tornati all'intruder. Ora, cosa succede? Qui, all'interno di questi $2, diciamo, verrà inserito tutto quello che voi inserite in questo payload configurator. Quindi prima proverà A, poi A2, poi ABR, acronym, eccetera. Questo perché appunto stiamo usando Sniper Attack, dove va a inserire ad ogni posizione un solo payload alla volta. E al momento ci serve questo. Poi ci sono anche altri attacchi, però al momento non ci servono, quindi insomma andiamo a provare. Ora, siccome io sto usando l'edizione community, questo attacco sarà parecchio lento, perché la community va a limitare le richieste. Questo è fatto perché altrimenti sarebbe molto semplice andare ad attaccare una pagina web utilizzando una risorsa gratuita come Barb, no? La Community Edition almeno. E questo chiaramente, se voi fate tante richieste, potete creare un attacco DOS. E quindi appunto viene limitato. Se avete invece la Professional, che io non ho al momento perché non funzionava la licenza, quindi, quindi ho detto vabbè, uso la Community. E anche perché la mia macchina virtuale è lentissima, quindi ho detto vabbè, evito se non ci metto 3 ore. Però insomma dovremmo riuscire a cavarcela con la community. E quindi facciamo Start Attack e vediamo un po'. Infatti ci dice che alcune funzionalità sono disabilitate e gli attacchi sono time throttled, cioè hanno una limitazione nella tempistica. Ma insomma noi diciamo ok, perché appunto per esempio qui, ok, qui che facciamo? Se lo status code è 400 vuol dire che il tag non è permesso perché appunto il WAF ce lo impedisce. Se invece andiamo a vedere 200, invece il tag è permesso. Qui la prima richiesta sarà sempre quella che voi mandate, quindi in questo caso io ho mandato un tag vuoto, però se ordiniamo per codice di stato, status code, vediamo che alcuni non sono bloccati, tipo body non è bloccato e infatti ci permette di trovare body e vedete nella risposta che non è codificato ma viene inserito direttamente così com'è. Infatti vedete che c'è questo rosa che identifica il tag e anche custom tag non è bloccato. E infatti anche qui abbiamo custom tags. Poi vediamo un po' cosa sono questi custom tag, però al momento noi possiamo usare body. Quindi metto in pausa questo intruder perché ah, ma voi non lo stavate vedendo, perché? Ah. Ah, adesso sì. Niente. Ho detto che non lo state vedendo. Ciao Calavera. Me ne sono accorta che non si vedeva. Scusatemi. Perché ero convinta di aver configurato lo streaming con tutte le con tutto quello che facevo vedere, invece no. Però insomma, quello che dicevo è che la prima richiesta è quella che voi andate a non so se posso fare. Ok. Quello che voi andate a ok, vabbè. Quello che voi andate a come prima cosa a che mandate all'intruder, quindi in questo caso io ho mandato il tag vuoto e poi vedete qui lo status code. Se è 400 dicevo è non permesso, il tag non è permesso, ma se è 200 invece il tag
permesso, perché appunto si può vedere anche nella risposta che abbiamo qui body, in questo caso, che non è codificato ma viene visto esattamente come lo mandiamo, quindi come tag HTML. E lo stesso accade con custom tag, che si vede appunto qui. Quindi in questo caso noi andiamo a utilizzare body. E torniamo quindi, prima torniamo nella pagina web e proviamo ad inserire body per vedere un po'. E vedete infatti che, come abbiamo visto nell'intruder, se noi andiamo ad analizzare il DOM, vediamo qui che non c'è un tag, perché appunto viene eseguito body, diciamo è il body. Perché cosa succede? Nell'HTML lo vediamo, perché vi ho detto sempre che c'è una differenza tra a pagina HTML, quindi l'HTML vero e proprio che vediamo, cioè questo qui, e il DOM, che invece è questo qui che potete vedere facendo inspect. E cosa succede? Il DOM non è altro che l'esecuzione dell'HTML e del JavaScript. L'esecuzione dell'HTML non è proprio corretto, però diciamo che se avete... no, poi è corretto, sì, dai. Se avete funzioni JavaScript, voi non vedrete l'esecuzione di queste funzioni JavaScript nell'HTML, ma le vedrete nel DOM. Perché appunto il DOM va ad eseguire tutte quelle funzioni JavaScript e quindi vedrete il risultato nel, diciamo, in questa struttura che appunto è il DOM. In questo caso quindi cosa succede? Qui vediamo body perché è un tag HTML, però nel DOM non lo vediamo perché in teoria il body viene eseguito, diciamo. E quindi vediamo che non c'è, perché così. E quindi cosa possiamo fare con il body? Prima di tutto possiamo provare a... Allora, prima di tutto potremmo vedere qui, per esempio, prendiamo body e andiamo a vedere che cosa ci dice, insomma. E vedete qui che ci sono un sacco di payload, tipo on before print, on error, altre robe, on load. Cosa succede? A noi serve un payload che però non richiede l'iterazione con l'utente, perché il cross-site scripting, soprattutto il reflected, è molto più vantaggioso se noi troviamo un payload che non richieda l'iterazione dell'utente. È chiaro? Cioè, cosa intendo con iterazione dell'utente? Cioè, premere un bottone o andare sopra con il mouse per eseguire il payload. Questa sarebbe l'iterazione dell'utente. Chiaramente l'utente deve sempre aprire il link, soprattutto con un reflected cross-site scripting. Noi abbiamo un link dove verrà eseguito il nostro payload. Per esempio qui, se noi troviamo un payload che esegue un cross-site scripting, noi potremo mandare questo link all'utente e l'utente lo clicca e viene eseguito il cross-site scripting. E finisce lì però, cioè non ci sono altri utenti che vengono, che sono prese come vittime, solo chi ha questo link avrà l'esecuzione di questo payload, insomma. E quindi qui, essendo il body, possiamo provare a creare, ad utilizzare, come anche qui c'era, vedete qui ci sono gli event handler, cioè gli eventi che non richiedono l'iterazione dell'utente. Tra questi abbiamo per esempio onLoad. Quindi io mi copio questo e vado nella pagina web e lo inserisco qui. Vediamo cosa succede. Chiudo il cono. Ecco qui, l'attributo anche qui non è permesso, come lo stesso succedeva con il tag. Quindi anche qui dobbiamo utilizzare di nuovo l'intruder per vedere quali attributi sono permessi.
Quindi che facciamo? Facciamo la stessa cosa. Prendiamo la richiesta, questa qui, e la mandiamo all'intruder. E qua ve la scrivo in maniera più carina. Che qui non ci interessa al momento eseguire il codice, quindi mettiamo uguale 1 e poi chiudiamo il tag. E qui mettiamo la posizione, cioè quello che dovrà iniettare, utilizziamo questo, andiamo a prendere questo onload. E gli eventi dove li prendiamo? Sempre da qui. Sempre da qui andiamo a copiarci, andiamo a copiare gli eventi utilizzando questo bottoncino invece. Andiamo a incollare, sempre nel payload configurator, e qui metto uno spazio, e andiamo a fare l'attacco. Anche qui sempre sarà limitata, e voi non lo state vedendo perché ok, aspettate un attimo che aggiungo questo, così la vedete. Un po' piccolo. E vedete qui che l'attacco è uguale, quindi abbiamo la prima richiesta che è la stessa di quella che abbiamo mandato all'inizio, e anche qui abbiamo i 400 che vanno a definire che l'attributo non è permesso, e andiamo ad ordinare e vedete che ci sono alcuni attributi che invece sono permessi. Vediamo un po'. Quindi ne abbiamo un po'. E per esempio qui oh, è uscito l'avocadino perché qualcuno mi ha seguito e non sono riuscita a leggere il nome. E ho messo l'avocado che balla. Non so se forse si è visto, sì, dovrebbe essere, sì, ok. Vabbè. È quello da YouTube. Guarda, l'ho fatto con Streamlab. Ah, ok. Ah, quindi forse strano però. Perché no, l'ho configurato anche con YouTube, cioè sono uguali, sì, sono uguali, però cioè è strano. Ah, hai seguito il canale di YouTube. Ah, oh, ok, bravo. Prima di tutto, bravo. O brava, non lo so, chiaramente. Ed ora anche questo. Però strano che è arrivato solo quello di YouTube. Guarderò perché magari ho... Ovviamente come avrete capito io faccio sempre danni con queste configurazioni, quindi insomma è stato molto inquietante. Dai, allora li cambio, li cambio, ne metterò uno per YouTube e uno per... Oppure posso scrivere ti segue su YouTube, tipo una roba così, o su... non so se si può fare. Vabbè, guarderò. Ciao GRP Channel. Ah, you are from India. Hello. Ciao Meliodas. Allora, Meliodas and Guitar.
Devi... Allora, aspetta un attimo. Devi fare... No, I cannot speak English because my public is Italian, and so I mainly speak in Italian, but you can rewatch the stream later because it will be anyway in YouTube or on Twitch, depends. Yeah, I know English. I'm talking in English. Ok, Meliodas and guitar. Allora, aspetta. Devi fare una canzone con il pianoforte. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché qui ho un sacco di finestre. Allora. Aspetta un attimo. Come si chiama? Ok. Devi fare in the pool. Questa qui la fai con il pianoforte, così io la metterò in loop per le live. Perché se la uso adesso il copyright mi parte. Chiaramente, ma se tu la fai, io posso usare la tua. Mi raccomando, falla, l'aspetto quando hai tempo, chiaramente. E così io la userò in loop. GRP channel. Are you an hacker? I'm working as a security analyst professional. Security analyst professional, yeah. So I don't know if I'm an hacker. I'm work in security, in cyber security. So. Ma torniamo ai Chainsaw Man. Sì, Chainsaw Man. Guarda, te la mando. Chainsaw Man, sì, è il nuovo film e c'era questa canzone. E sì che ne sei in grado, dai. E c'era questa canzone che è bellissima, cioè è molto, cioè in realtà è un po' triste. No, non spoilerò chiaramente, è un po' triste, un po' malinconica, però è molto bella, soprattutto se guardi il film poi capisci perché. I don't make smartware, I usually do perform pen test on web application. Ok, grazie Meliodas. Mi raccomando, guarda il film, segui l'anime e studia la canzone, così la puoi fare. Quindi, vediamo l'intruder che ha finito, quindi andiamo a vedere, ce ne sono un po', diciamo, insomma, dovreste vedere quali non richiedono un'iterazione, quindi andare a vedere un po' quali sono quelle che non richiedono un'interazione e utilizzarle. E ce ne sono un po', insomma, tipo anche on before print, on hash change, on load. Però qui andiamo ad utilizzare on resides, praticamente. Ma in generale potete provare a utilizzarne di diverse, per esempio on before print, dipende insomma, on hash change, se c'era, non mi ricordo. No, on hash change non c'era, però c'è on before print. Ah no, on before input, sbagliato.
Ah, vedete on before. Ok, lo cerco. On before. Oh no, lo sto cercando nel... You better stream in English. I don't stream in English because I'm bad to talk in English. So I prefer to use Italian, that is my mother tongue. So. Per esempio, ops. I don't do malware creation. I perform web application pen tests, so I'm not really. There are more people that are better than me. I'm not non sono un esperto di cloud. Ok, so adesso mi state switchando in inglese e italiano, adesso impazzisco. Per esempio, on before input, per esempio, richiede l'iterazione dell'utente, quindi non va bene nel nostro caso. Per questo andiamo ad utilizzare on resides. Quindi copio questo e proviamo a vedere se io lo inserisco qui e cosa succede? Non viene eseguito, però... Ah no, viene eseguito, infatti mi sembrava un po' strano, dicevo perché non viene eseguito, mo? Per esempio vediamo che c'è print, perché appunto io ho utilizzato on resides print. Cosa fa on resides? Praticamente quando la pagina viene ridimensionata, quindi per esempio in questo modo, no? Vedete che è partito di nuovo il print. E 2 volte perché ho fatto 2 volte. E guardando l'HTML vediamo che c'è il nostro payload. Ora, perché qui il laboratorio non è completato? Perché appunto lo stiamo eseguendo noi e la vittima non sta eseguendo questo URL, perché non è una stored dove non è una stored cross scripting dove appunto la vittima basta dove la vittima deve per esempio visitare una pagina ma il payload è già memorizzato da qualche parte, no? Qui invece la vittima deve visualizzare questo URL e cliccarci. E quindi utilizziamo l'exploit server che Portswigger ci dà con questi laboratori, che simula il server che è controllato da un hackerino. E potremmo utilizzare questo bottone Deliver Exploit to Victim per appunto mandare questo payload malevolo alla vittima. Però la cosa qual è? Il nostro payload qui richiede che la vittima faccia il resize della pagina, quindi ridimensiona la pagina. Chiaramente questo come facciamo a farglielo fare? Non è che gli possiamo mandare un'email con scritto guarda, visita il link e poi ridimensiona la pagina. Ovviamente no, ma possiamo utilizzare un iframe, che è un tag che viene spesso utilizzato che appunto crea una specie di pagina HTML all'interno di una pagina HTML. Questo molto spesso è utilizzato appunto per le mappe, no? In questo modo, dove hai magari una risorsa e devi per esempio metterlo in una pagina web, ma questa mappa magari serve a qualcosa, tipo puoi utilizzarla per vedere stati e cose così, no? E quindi noi possiamo usare un iframe, così creiamo... Oh, l'intruder lo chiudo. Così andiamo a creare
una piccola pagina all'interno della pagina e questo iframe è controllato da noi, quindi noi possiamo fare il resize di questo iframe e questa è la cosa bella, perché noi non possiamo obbligare la vittima a fare il resize, il ridimensionamento della pagina, però possiamo creare questo iframe e poi fare il ridimensionamento. E come facciamo? Lo facciamo così, quindi mettiamo iframe la sorgente, come prima vi ho fatto vedere, mannaggia, iframe, poi la sorgente che appunto è come vi ho fatto vedere qui, che prende appunto questa source, quindi sarebbe dove prendere in questo caso la mappa, quindi è un link da utilizzare, che poi sarà quello che viene caricato all'interno dell'iframe. In questo caso noi andiamo ad inserire la pagina del laboratorio col nostro payload. E qui cosa succede? Qui stiamo creando un iframe che conterrà questa pagina col nostro payload. E poi andiamo a dirgli onLoad uguale this.style.width uguale 100 pixel. Non ci importa molto. Quindi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo l'iframe deve caricare questa pagina con questo payload, però cosa succede? Senza questo caricherà semplicemente una piccola finestrella con questa pagina. Però noi come facciamo a dirgli però fai il resize? Lo facciamo dicendo quando l'iframe è caricato setta la width, la larghezza dell'iframe a 100 pixel. Potremmo usare la percentuale, possiamo usare pixel, possiamo mettere 10 pixel così è piccolino. Non ci importa in realtà. Ci serve solo che questa pagina sia ridimensionata. Questo iframe. Quindi se... Però ricordate, l'onLoad prima era bloccato dal WAF. Però in questo contesto cosa succede? Noi non lo stiamo inserendo qui l'onLoad, ma lo stiamo inserendo nell'iframe. Quindi l'iframe non è controllato dal WAF, soltanto il payload che viene inserito nella ricerca sarà controllato dal WAF. Quindi in questo caso lo possiamo utilizzare. E quindi lo memorizziamo e poi facciamo view exploit per vedere. Vedete? Cosa succede? Ve lo rifaccio vedere. Cosa succede? Ops, ho sbagliato. Prima la pagina era grande. Ok, magari da qui si vede. Vabbè. Non si vede, ma... Vabbè. Ops. Prima viene fatto un iframe grande, un po' più grande magari. E poi viene fatto il resize e quando viene fatto il resize, vedete 100 pixel, ora sarà 100 pixel, mi fido, viene eseguito il print. In questo caso abbiamo, questo è il classico, no, pagina di print quando provate a fare print di qualcosa. E ha fatto il print perché noi l'abbiamo inserito qui chiaramente. Se noi andiamo a vedere cosa abbiamo inserito, qui praticamente abbiamo inserito body on resize print e il print chiama appunto quella funzione. E per mandarlo alla vittima basta cliccare deliver exploit to VT e appunto il laboratorio è risolto.
perché appunto questi laboratori sono fatti in modo che quando si invia il payload o in questo caso questo URL, anzi questo payload qui si invia alla vittima cliccherà senza problemi. E quindi insomma è questo. Questo laboratorio è interessante perché vi sta a dire che comunque anche se alcune cose sono bloccate dai WAF, comunque non vuol dire che tutti i tag siano... Cosa sta succedendo a questa chat? Gente inglese che mi chiede cose. Nonostante io parli italiano, cioè, è incredibile. Vabbè, insomma. Che chat vedi? No, io su YouTube. Sì, su YouTube, questi... Yes, is Italian. Sì, su YouTube, se andate su YouTube e vedete la live da lì, e vedete che ci sono persone che dicono cose. Vabbè, insomma. Yes, is Italian. I'm an Italian person and speak Italian. E quindi vi stavo dicendo, anche se alcuni tag non sono bloccati, non vuol dire che tutti siano bloccati. Infatti la cosa simpatica certe volte è che durante i test che faccio, a volte mi dicono sì vabbè ma c'è il WAF che mi protegge, e io ogni volta dico sì vabbè però il WAF si può bypassare, no? Puoi superarlo il WAF in qualche modo. Magari no, però in generale come raccomandazione non si dovrebbe avere solo il WAF, ma si dovrebbe avere sempre, come dico, la codifica, l'encoding, la sanitizzazione e tutte queste cose che dico sempre. E you have the BSCP? Yes, I have it, and in this live I will talk about BSCP, about cross-site scripting. Continuo a sentire waffle, ma sono sicuro che non stai dicendo... No, non sto dicendo WAF. Web Application Firewall. Aspetta. Sarebbe bello se si chiamasse waffle. No, però sto parlando di questo che insomma... Ecco, qui per esempio si mette tra il server che ospita la pagina web e i computer, gli utenti che vogliono visitarla, insomma. E i WAF sono utilizzati appunto per bloccare certe tipologie di attacchi, come appunto il cross scripting di cui parlo in queste live, oppure le SQL injection, che sono comunque degli attacchi molto noti e quindi vengono bloccati. Alcuni, chiaramente non tutti, poi dipende come è configurato. Sarà un leggero languorino che mi condiziona. Guarda, un waffle me lo mangerei volentieri. E dipende come sono configurati, ma insomma l'idea è che bloccano queste tipologie di attacchi. E quindi questo è finito, questo laboratorio. Andiamo al prossimo, che è un po' simile a quello che abbiamo fatto adesso, ed è Reflected Cross-Site Script. Non ce la faccio, oggi dico Cross-Site Script, anche prima ho detto così. Vabbè, Reflected Cross-Site Script into HTML context with all tags blocked except custom one. Vedete che anche qui è molto simile, no? Perché anche qui abbiamo dei tag bloccati appunto dal WAF, tranne quelli custom.
Non so se prima avete notato che avevamo appunto quel custom tag, che io non vi ho voluto spoilerare, insomma. Però in genere abbiamo due tipologie di tag, no? Quelli predefiniti che sono appunto in HTML, diciamo che sono appunto, che ne so, abr, aria, eccetera. E poi abbiamo questi custom tag dove appunto sono tag che si possono creare e si possono utilizzare. E si chiamano appunto custom tag e solitamente sono utilizzati utilizzando un trattino tra le parole. E ok, accediamo a questo laboratorio, intanto pulisco tutto. Anche l'intruder pulisco. Ok. E qui abbiamo la nostra nuova pagina. E anche qui la vulnerabilità è nella... E in che lingua l'hai visto poi il film di Rez? Sono curioso. L'ho visto in giapponese con i sottotitoli in italiano. Diciamo gli anime li guardo in giapponese solitamente, cioè in lingua originale. Però ce ne sono alcuni doppiati bene, però purtroppo io sono pazzerella. Ma poi è bello il giapponese non simpatico. Guarda, vorrei impararlo, però track, vabbè, sto imparando il tedesco, ve l'ho detto l'altra volta, e sto studiando il tedesco e track è ovviamente super complicato, diciamo, direi che non è proprio il momento. Quando li doppiano in italiano i nuovi anime li evito come la peste. Vabbè, sì. Vabbè, non mi ricordo qual era. Ce n'erano alcuni che ogni tanto vedo qualche pezzo su TikTok, no? E non erano doppiati male. Però non mi ricordo quali erano, sinceramente. Boh, non mi ricordo. Però sì, li vedo in lingua originale, ma in generale guardo le cose in lingua originale, tranne se mi annoio, diciamo. Però se no, boh, da quando sono all'università li guardo in lingua originale. Ho cambiato questa metodologia all'università. Ehm, Però dai, insomma, alcune cose sono... alcune cose sono doppiate bene. Tranne se lo svizzero è incredibile, cioè... Che poi lo svizzero non è nemmeno il tedesco, cioè è tedesco però ha delle cose diverse perché è tipo un dialetto. E quindi tipo ci sono alcune parole diverse, la struttura a volte è diversa e quindi tu devi imparare il tedesco e poi imparare lo svizzero. Oppure vai dritto sullo svizzero, però insomma, non lo so. Che poi lo svizzero è simpatico anche perché se tu stai, che ne so, cambia tra cantone e cantone, quindi tipo lo svizzero di Berna è diverso rispetto allo svizzero di Zurigo e non si capiscono tra di loro. Ogni tanto mi dicono loro che non si capiscono perché comunque utilizzano parole diverse. E quindi è molto simpatica, ogni volta mi raccontano queste storielle ed è simpatico. E per imparare un nuovo linguaggio in modo efficace si inizia sempre dagli esercizi semplici e poi fare i progetti. Sì, dai, cioè, sicuramente devi fare pratica, però ovviamente devi capire cosa fanno le varie cose, cioè, perché molti linguaggi non sono tutti uguali. Chiaramente se tu prendi un linguaggio di scripting è diverso da un C++ per esempio, no? Quindi
quindi Python è diverso, hanno cose diverse, quindi diciamo devi capire anche, cioè non è... Devi fare esercizi, ma devi capire anche perché, come funzionano le varie cose. Poi ovviamente sì, poi puoi fare dei progetti tuoi o nelle community, no? Tipo progetti su GitHub, sono aperti, puoi collaborare. Ma fai la specialistica perché alla triennale queste cose non me le hanno insegnate. Faccio front-end, back-end, ma queste cose sono delegate ai poveri sistemisti. E cioè, io ho fatto la triennale e la specialistica e adesso lavoro. Lavoro da più di 5 anni in questo. E nella cyber security, insomma. Però no, alla triennale non mi hanno spiegato queste cose. Ho fatto reti, crittografia no. Reti, no, mi sa solo reti di ste cose, sai? Sì, la magistrale invece ho scelto un corso che faceva questi attacchi web, perché ci sono i corsi a scelta, no? E in più avevo corsi tipo crittografia o boh, non mi ricordo. Ah no, Networks and Security anche. Però insomma tutto quello che in realtà poi so è perché l'ho fatto durante il lavoro, perché non ho fatto specialistiche specializzate proprio in sicurezza, e quindi insomma le ho imparate durante il lavoro. Prima o poi farò anche la specialistica. Vabbè, sì. Poi dipende dove sei. Adesso tipo ci sono anche specialistiche proprio sulla sicurezza informatica. È chiaro che non potrai imparare tutto quello che c'è sulla sicurezza informatica perché è gigante, no? Però già con le basi poi puoi andare avanti. Io sono passato un paio di volte dall'aeroporto di Zurigo, mi è sembrato più grande anche rispetto a quello di Ginevra. Allora, insomma, io non l'ho visto quello di Ginevra, quindi non saprei, però quello di Zurigo è abbastanza grande, sì. Però quello di non sono mai stata a Ginevra, quindi... io conosco più Java e C e sto imparato Python. Vabbè, insomma, se tu conosci C, Java non lo voglio... Non voglio... No, scherzo. Se conosci Java e C, ovviamente Python è un po' diverso, perché Python è un linguaggio di scripting. Però è più semplice rispetto a C, per esempio. Dopo una triennale di informatica, se voglio, offre cyber security, magari in offensing, mi faranno fare 6 mesi di stage. Guarda, non lo so, dipende. Dipende dalle aziende comunque, perché ci sono aziende che, per esempio a me, dopo la magistrale, mi è stato proposto 6 mesi di stage, pagato pochissimo, perché dovevo imparare il lavoro, che oltretutto non era nemmeno cyber security, ma era sviluppo, quindi insomma esco da una magistrale in informatica, quindi insomma diciamo dipende dalle aziende. Ci sono aziende che non fanno fare lo stage, ma ti fanno fare magari apprendistato, quindi è pagato un po' di più, e ci sono aziende invece che ti fanno fare stage, quindi dipende molto, però dipende anche da te, secondo me, cioè, per esempio io quello stage l'ho rifiutato perché chiaramente ho detto io ho una magistrale, era pagato poco e quindi insomma l'ho rifiutato, però poi dipende anche da te. Se tu magari vuoi fare uno stage in cyber security dove magari hai un ambiente dove impari tanto, lo potresti fare, però chiaramente questi sono, prendili con le pinze perché poi dipende dalla tua situazione economica, da tante cose, diciamo, quindi insomma
Dipende, dipende. Allora, non so ben, magari al posto di fare la magistrale faccio un master in alto apprendistato in cui si studia e si lavora nello stesso tempo. Allora, non so bene questi master come funzionano, sinceramente, non so bene. E... Però, boh, nel senso... Cioè, a me la magistrale è servita, perché comunque... Perché sia perché ho fatto un corso a scelta in cui poi ho fatto cyber security, che appunto volevo fare, e sia perché comunque è considerata, nel senso poi ho trovato dei lavori in cui vedevano la magistrale ed era apprezzata. Cioè, non ti dico ti coprono d'oro, però insomma è apprezzata. Almeno non lo so, poi le aziende che ho trovato io magari sono diverse, non lo so. Perché insomma alcune aziende non considerano neanche il dottorato, quindi vabbè. Eh, Però non lo so, questi master dipende poi cosa fai nel master, cioè se fai effettivamente pratica e cosa vai a imparare, quindi insomma dipende sempre da quello che ti offre questo master. E se anche questi master costano anche un po', quindi non lo so. Ma quindi il laboratorio, qui abbiamo dei tag che sono bloccati tranne quelli creati da noi. Um, e qui anche se andiamo a provare il solito... insomma non è bloccato. Incredibile. Pensavo che era bloccato. Ok. Se andiamo a provare magari script, magari è bloccato, non lo so. Per esempio, il tag non è permesso come prima. Ma scusa, immagine... Ah, ok. Non lo so cosa è successo prima. Analizzerò cosa è successo. Però, insomma, alcuni tag appunto non sono permessi, appunto come prima. Potremmo provare anche le parentesi vuote, quindi questo vuol dire che qualcosa si può utilizzare. È gratis ed è erogato dalla mia università, quindi magistrale ti dà più punti rispetto ad un master. Non lo so se ti dà più punti, poi... Non lo so come sono considerati sinceramente i master, io ti parlo per la mia esperienza, quindi mi ha dato l'impressione che la mia magistrale valesse qualcosa. Il master non lo so, perché sinceramente non conosco non conosco persone che abbiano master. Però secondo me dipende anche molto dall'azienda. Perché dipende, nel senso se loro cercano... Cioè, se con questo master tu poi hai effettivamente una conoscenza approfondita delle varie cose, per esempio il web, diciamo, e tu vai a fare... a mandare il tuo curriculum in un'azienda che cerca qualcuno per fare web penetration test, allora il master va bene, nel senso perché tu le sai effettivamente queste cose. Cioè è un po' sempre la stessa cosa anche con la magistrale, no? Un po' come si fa.
Cioè, puoi anche farla, studiare il minimo, passare agli esami giusto per farli, no? È un po' tutto come sempre come si fa, perché è quanto tu apprendi poi le cose. Però sinceramente non lo so se una magistrale è più rispetto ad un master, questo non te lo so dire. Però se ad esempio io utilizzo H1, anche qui il tag è bloccato, quindi appunto abbiamo un blocco dei tag, almeno quelli predefiniti. Se per esempio utilizziamo questo custom tag, che è cioè potrei mettere anche Pippo trattino Ciccio, e vediamo se è bloccato. Non è bloccato. Chiaramente questo lo potete trovare anche come prima, facendo sempre con l'intruder, provate a metterli tutti e se prendiamo di nuovo questo qui, vedete che c'è un custom tag e quindi questo sarà trovato che verrà trovato che può essere utilizzato, non è bloccato. Io non lo faccio solo perché ci metto una vita. Però insomma è come prima, mandate questa richiesta all'intruder, qui magari lo tolgo, mettete qui di nuovo la posizione, copiate tutti i tag e li inserite qua dentro e poi avviate l'attacco e vedete che poi il custom tag lo trova. Quindi qui il custom tag è permesso, anche come diceva il titolo stesso, e appunto lo vediamo qui. Però qui vediamo, cioè noi abbiamo adesso questo custom tag, ops, custom tag, però non abbiamo l'evento. Per esempio on click cosa succede? On click funziona, vabbè, così. Per esempio on mouse over, così vediamo. Ecco, funziona. Ok, quindi un mouse over non è bloccato. Cosa fa un mouse over? Quando andate a mettere il mouse sopra l'elemento appare l'alert in questo caso, perché io gli ho messo l'alert. Ora il problema sarà vedere questo. Ok, no. Vedete qui che appunto è stato inserito e quindi non è stato bloccato. Però chiaramente anche qui, come prima, noi vogliamo qualche cosa che non richieda l'iterazione dell'utente, perché qui l'utente deve andarci sopra all'elemento, cioè proprio fisicamente col mouse, no? Altrimenti non viene eseguito. Cioè se io ricarico questa pagina, vedete che non viene eseguito fino a quando io appunto ci vado sopra. Un evento che possiamo utilizzare in questo caso è l'onFocus, che appunto ci permette di mettere il focus, quindi di non lo so, focalizzare. Praticamente in HTML noi possiamo dare il focus ad alcuni elementi. Per esempio, quando siete per esempio in un login e voi mettete il mouse sull'username, voi state dando il focus a quel elemento dell'username. Per fare questo, in alcuni casi si utilizza questo onFocus, così quando quell'elemento ha il focus verrà eseguito qualcosa. Quindi per esempio nel caso del login a volte si utilizza il focus per
magari illuminare la parte in cui voi dovete inserire l'username. E quindi dice se è on focus, metti un bordo verde, per esempio, all'username, dove tu vai a inserire l'username. Insomma, sono delle funzioni che si utilizzano. In questo caso noi stiamo dicendo che custom tag avrà questo on focus, quindi quando avrà il focus deve seguire l'alert. Ed il tooltip dove ti dicono mettere l'email ma il nickname. Esatto, può essere utilizzato anche in questo caso, sì. Per esempio tu quando metti il focus vai a controllare magari se l'utente ha messo l'email invece del nickname, dell'username, e gli dici wow, non mettere l'email, ti ho detto di mettere l'username. E quindi è usata anche in questo modo, per esempio. E quindi possiamo utilizzare... E poi arriva il ticket. Esatto. E possiamo utilizzarlo in questo modo. Ovviamente qui non succederà niente perché noi abbiamo semplicemente creato un tag dicendo se quando avrà il focus fai questa cosa, però non gliela stiamo dando il focus. Per fare questo si può fare e si utilizza il cancelletto, l'hashtag, perché in HTML si può utilizzare il cancelletto o l'hashtag, come volete, per mettere il focus su un elemento. Questo è spesso utilizzato quando, per esempio, ok, volevo andare... Per esempio, quando avete un blog e per esempio volete andare direttamente a questa pagina, a questo post, quindi che ne so, voi potete mettere cancelletto fake news. Ovviamente qui non funziona perché non ha questa funzionalità, però se questa pagina avesse questa funzionalità voi potreste mettere appunto questo cancelletto con il nome del post o magari l'ID o insomma dipende da come è fatta la pagina. E che cosa succede? La pagina andrà a scrollare direttamente su questo post direttamente. Queste sono alcune funzionalità. Oppure molto spesso viene utilizzato in pagine web dove ci sono i contatti. Voi cliccate su contatti e vi porta subito alla fine della pagina perché appunto ha questo cancelletto con magari contatti, così voi andate direttamente nei contatti e non dovete scrollare tutta la pagina. Quindi insomma è questa funzionalità. Possiamo utilizzare questa funzionalità facendo appunto custom. No, la devo scrivere. Funzionalità appunto utilizzando questo, aggiungendo un id. Praticamente si aggiunge un id e quando all'elemento e quando vai a inserire cancelletto X, la pagina andrà a mettere il focus sull'elemento con id X. Appunto, cioè, ci riferiamo a quell'elemento e quindi andremo a mettere il focus. Però non tutti gli elementi possono essere utilizzati mettendo il focus. In questo modo l'id e poi si va ad inserire. Mi sono notato che voi non stavate guardando quello che stavo scrivendo di nuovo e voi andate a inserire il cancelletto X e questo andrà a riferirsi appunto a questo elemento. Il problema è che non tutti gli elementi possono essere utilizzati mettendo il focus. Per esempio l'input, che l'input sarebbe appunto come l'username o la password che voi vedete in alcuni login, in tutti i login, oddio, in alcuni forse ha più senso. E per esempio l'input è uno di questi elementi che
appunto hanno questa possibilità di essere messi in focus o mettere il focus. Non so, in italiano è molto complesso dire questa cosa. Ed inoltre, non so se l'avete mai usato, io lo uso spesso, voi potete passare da un elemento ad un altro che magari ha questa funzionalità oddio, in genere, vabbè, potete passare da un elemento ad un altro utilizzando il tab. E questo, diciamo, è anche una funzione, è come funziona HTML, che gli elementi sono tabbabili. Mi fa molto ridere dire tabbabili, che è la traduzione di tabbable, però non so come tradurla. E in questo modo, però, il fatto è che non tutti gli elementi, cioè si può anche inserire un elemento che non si può tabbare. E per farvi capire questo, ops. Eh sì, lo usano tutti, però non lo so. Io metto sempre il dubbio, non lo so. E appunto questo è il tab index, è un attributo che si può utilizzare al mio capo. Come faccio a dirgli di tabbare a destra? Non lo so, è molto complesso comunque tradurre queste cose in italiano. Però è molto, ad esempio, focusable, focusabile, focalizzabile, non lo so, perché poi se dici focalizzabile in italiano significa altre cose, quindi capito, è complesso tradurre queste cose. E insomma c'è questo attributo tab index che appunto permette a sviluppatori di creare degli elementi HTML. È focusabile, esatto. E per esempio io qui ho messo in focus l'input, che sappiamo già che di default può essere focusabile. E per esempio se io adesso premo tab, vedete che il focus ce l'ha questo elemento. Se premo di nuovo tab va a questo elemento. Vedete, subito potete notare che questo non è stato saltato. Vedete, io vado al secondo, poi vado al terzo. Questo perché appunto gli elementi, non tutti gli elementi hanno questa funzione se non si definisce con questo tab index. Non è tabbabile. Esatto. Per esempio l'input appunto ha questa funzione di avere il tab, però il div non ce l'ha, e infatti nel div si deve definire con questo tab index. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché se noi andiamo ad utilizzare soltanto questo, che comunque posso farvelo vedere, se io faccio X, vedete che non succede niente. Perché cosa succede? Questo custom tag che io ho creato in questo momento, focus, in questo momento, come ad esempio il div non ha il focus, quindi glielo si deve specificare con questo tab index. Vedete qui la spiegazione di questa documentazione è appunto che permette questo attributo, permette agli sviluppatori di creare elementi focusabili e che permette o previene loro di essere appunto di avere il focus in sequenza, appunto tipo cliccabile. Non è proprio cliccabile, perché cliccabile, diciamo, tu permetti appunto il click, qui proprio gli dai il focus, no? E per fare determinate cose, come abbiamo appunto detto prima.
E chiaramente questo è un indice, quindi gli si può dare un ordine. Per esempio qui abbiamo input che avrà... Ah, il verbo inglese messo in italiano, cliccabile, esatto, sì. Però cliccabile, vedi, è utilizzato, certe volte cioè è più utilizzato. Invece focusabile è terribile da sentire, no? Perché non viene utilizzato. E... E quindi qui abbiamo un ordine, cioè il primo è l'input che ha già il suo indice, diciamo, il secondo sarà questo div che abbiamo, che appunto si è settato con questo tab index, e il terzo sarà di nuovo l'input. E quindi in questo caso noi andiamo ad inserire questo, non qui, qui. Andiamo ad inserire questo esattamente qui. Quindi qui cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che abbiamo creato un tag che ha questa funzione alert quando viene messo in focus, che ha questo id x e ha questo tab index 0. Quindi stiamo creando questo tag che ha questo indice e che quando si utilizzerà cancelletto x la pagina andrà a prendere questo elemento che è tabbabile, fa troppo ridere, e sarà messo in focus e quindi verrà eseguita la funzione. Quindi andiamo a provare, io l'ho, adesso vedete qui, fa capire però, sì dai, dopo un po' ci si prende la mano, anzi l'orecchio. E se noi andiamo a inserire cancelletto x, vedete che ora me lo fa a ripetizione. Però vedete, soltanto con l'elemento, io lo sto solo creando. Vedete, qui c'è solo l'elemento con il dx, che quando sarà preso con il focus avrà questo alert e ha tab index u0. E quando si inserisce cancelletto, la pagina andrà direttamente a questo id, lo metterà in focus e eseguirà la funzione alert. Ora però il laboratorio come prima non è risolto perché appunto lo stiamo eseguendo noi e non la vittima. Per fare questo di nuovo andiamo nel server e qui dobbiamo utilizzare una cosa diversa perché non possiamo utilizzare l'iframe, ma diciamo ci sono vari modi per far eseguire un URL malevolo ad una vittima. Uno, vabbè, è chiaro, glielo si manda, gli si dice clicca, molto facile. Oppure un altro metodo è creare una pagina che è controllata dall'hackerino e poi si fa un redirect alla pagina malevola. Quindi in questo caso noi abbiamo questo server, questo exploit server che è controllato appunto da noi, e possiamo andare ad inserire uno script in questo modo, dove stiamo andando semplicemente a dire che la pagina, il browser dovrà fare questa redirect a questa pagina. Quindi script perché appunto è il tag script dove possiamo inserire JavaScript, e poi qui andiamo a dire con location, semplicemente andiamo a dire, praticamente location sarebbe per esempio, adesso qui non c'è, però a volte si vede, vediamo, vabbè, vediamo. E praticamente gli si dice, gli si manda questa pagina, anzi questa pagina alla vittima e automaticamente il browser andrà ad eseguire questo script e farà un redirect alla pagina malevola. Se noi andiamo a vedere l'esploit, vedete che appunto funziona. E ve lo faccio vedere. Ok. Vedete qui cosa c'è? In barp possiamo vedere che quando noi andiamo a visitare exploit, che appunto è la pagina che noi andiamo a creare e mandare alla vittima, il server risponde con il nostro script che sarà eseguito
E infatti vedete qui che abbiamo la richiesta alla nostra pagina con il nostro payload malevolo. Per appunto risolvere il laboratorio, qui facciamo deliver exploit to victim e non funziona. Interessante. Come mai? Interessante che non funziona. Ok, voglio provare a... Ciao Miao Zedong. Ho iniziato la live da un'oretta, ma tu l'hai appena iniziata, ti scrivo. Mi scrivi dal passato, va bene? Allora, voglio provare a chiudere il tag, perché non vorrei che fosse perché non ho chiuso il tag, magari. Devo riscrivere tutto. Ok, quindi questo funziona e vado ad inserirlo qui. E questo ci funziona a noi. Interessante. Molto strano, perché solitamente se funziona, diciamo, con il view exploit, funziona anche col deliver to victim. Possiamo vedere l'access log per vedere se... È che poi la vittima la chiama l'exploit, infatti. Che è successo? Boh, provo a cambiare il tab index. Magari c'è già un elemento col tab index 0. Pare strano. Vediamo. Interessante. È molto strano, devo dire. Ah, perché vuole... Ah, ok. Perché io non leggo le cose. Perché deve fare... Deve eseguire un alert con document.cookie. Io stavo facendo semplicemente un alert 1. Vediamo. Sì, vabbè. Insomma. Io andavo a vedere le peggio cose, tipo il tab index, cose, e insomma, quindi semplicemente perché doveva avere il document.cookie.
E insomma, questo è tutto. E questo è tutto, quindi magari è anche interessante vedere. È già tutto, sì. Sì, ma lo sai, alle 7:30 devo mangiare, cioè. Poi tu già mi hai parlato di waffle, non lo so, un'ora fa, capisci che mi hai creato un po' di fame. Però, visto che... Oh no, cosa ho fatto? No, 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 no. Ops. Chiaramente devo fare pubblicità al mio stesso canale. Perché... Quindi, chiaramente, se non vi siete iscritti, fatelo. In cui appunto parlo di sicurezza informatica. Non sapevo per la verità, allora dice no vabbè non è che mangio sempre alle 7:30 e dipende, però non mangio quasi mai dopo le 8, nel senso anche perché vado a dormire presto, cioè quindi anche io sono tarato su quell'orario, su questo orario. Vedi, uno deve avere gli orari, no? E niente. La sveglia suona alle 5:30 poi. Oddio, no, io mi sveglio un po' più tardi per fortuna. Oddio, 5:30, insomma, sì, quindi devi andare a dormire presto. Io sto cercando di svegliarmi verso le 6:30, 7:20, insomma, così. Però non sempre ce la faccio. Devo essere onesta. Con le galline, diciamo, hai ragione. Sì. Purtroppo il lavoro ci fa anche questo. E insomma, se volete, ma pazienza, ma sì, dai. Ma poi uno, secondo me, è questione anche di abitudine. Chiaramente vai a dormire prima, ti svegli prima. Il lavoro debilita l'uomo, come sempre dico io. Però dai, alla fine è pure una routine, nel senso si lavora, si torna a casa, si seguono le live mie. Vedete, vi ho cambiato la routine così, vedete, dovreste ringraziarmi. E si guardano i video di Cinnamon Sec, ovviamente. E niente, se volete vedere i video o le live, se ve le siete perse, notate che ho cambiato colore, adesso c'è questo arancione, un po' più arancione che si abbina di più al logo di Portswigger, ci ho pensato, e poi le Cyber News invece le ho fatte rosa, perché secondo me ci sta proprio bene, non so, ci sta proprio bene, insomma, e... Soprattutto si seguono le live di Cinnamon che a breve diventeranno 3 a settimana. No, non credo proprio diventeranno 3. Cioè vorrei farle, ma 2 sono poche. Vabbè, cioè, però 3, insomma, Vorrei farle 3, però è abbastanza impegnativo. E anche, cioè, facendo anche i video non riuscirei a fare 3 live e anche perché lavoro 8 ore, quindi insomma devo pure lavorare. E quindi insomma, cioè per adesso no, 3 a settimana proprio. Purtroppo no. Mi piacerebbe, ma al momento no. E in più, chiaramente, se volete, potete unirvi al canale Discord dove scrivo qualche volta
e metto anche i link alle live, ai video, insomma, e vi posso invitare. Cioè, vi mando, insomma, il link. Ve lo metto qui. E insomma, questo è tutto. Ma ditemi una cosa, le copertine. Nella terza si potrebbe parlare del più o del meno, senza troppa preparazione tecnica, ad esempio una rubrica di Lassine. Sì, sì, no, ma avevo pensato comunque magari più in là di fare anche magari giusto delle live così in cui si parla, giusto così, per carità, questo sì. Però vediamo. Vediamo. Però sì, robe così sì. Le copertine sono belle, bellissime, le ho notate subito. Ecco, questo volevo chiedere, perché sto andando in paranoia. E quindi non so se tipo cambiarle, se si notano, o se dovrei fare qualcosa di diverso, non lo so. Quindi sto andando in paranoia, ogni tanto le guardo e dico, ma forse non si notano tanto, non lo so, forse dovrei aggiungere qualche colore. Però diciamo io ve l'ho già detto con la grafica, non sono tutta sta cima, quindi i miei colori non sono proprio bellissimi, quindi andrei a fare cose pacchiane, no? Quindi sono fantastiche per me per quel che può valere il mio giudizio. Va bene, allora guarda, va bene. Ho solo il tuo giudizio al momento, quindi mi va bene così. Però insomma, andatevi a seguire se non li avete viste. Questo l'ho messo, l'ultimo video l'ho fatto, l'ho messo sabato mi sembra, quindi sì, 2 giorni fa, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. E niente, tutto qui. Ci vediamo, spero mercoledì con le Cyber News. Ci sono delle notizie, ho già visto alcune notizie molto interessanti, quindi non ve lo perdete mercoledì. Ovviamente ve lo faccio sapere sempre o su Discord o su Instagram o su TikTok. Potete seguirmi anche lì, dove appunto solitamente metto delle storie dove dico se faccio la live. Sì, probabilmente se non succede niente al lavoro o nella vita in generale dovrei farla. CC Mer. Notate il linguaggio abbreviato dei giovani. Onestamente non l'avevo capito, però diciamo che l'ho intuito cosa volevi dire, perché io non sono giovane, sono giovane dentro. Però insomma vi faccio, come dicono, ci aggiorniamo mercoledì. Solitamente mercoledì lo dico se faccio la live o meno. Però insomma, questo è tutto. Spero vi sia piaciuta la live. Melioda Senghita, mi raccomando, fai quella canzone. L'aspetto.